Santa Ildegarda e il potere curativo delle pietre. Nel cuore del Medioevo, tra le mura silenziose di un monastero benedettino, nasceva una luce destinata a illuminare secoli di oscurità. Ildegarda di Bingen, monaca, mistica e dottore della Chiesa, non fu soltanto una donna di fede, ma anche una pioniera della medicina naturale, della musica sacra e della cosmologia divina. Nata nel 1098 a Bermersheim, in Germania, ultima di 10 figli, fu affidata al monastero di Disibodenberg per la sua salute fragile. Fin da bambina ebbe visioni che lei stessa definì non del cuore né della mente, ma dell'anima. Studiò teologia, botanica, astrologia e medicina, diventando priora e poi fondatrice del monastero di Rupertsberg. Scrisse opere fondamentali come Fisica e Cause et Cure, dove descrive rimedi naturali, piante, animali e pietre, sempre in relazione all'equilibrio tra corpo e spirito. Tra le sue visioni, Ildegarda percepiva le pietre come creature nate dal fuoco e dall'acqua, portatrici di forze invisibili e curative. Non erano semplici oggetti, ma frammenti di creazione, capaci di dialogare con l'anima e il corpo umano. La sua passione per la medicina delle pietre non nacque da superstizione, ma da contemplazione mistica e osservazione empirica. Nel giardino del monastero, tra le erbe e le preghiere, Ildegarda annotava le proprietà di ogni cristallo, convinta che Dio avesse nascosto nella materia la possibilità di guarigione. Contro la tristezza e la confusione, la pietra viola porta chiarezza all'anima. L'ametista, secondo Ildegarda, è un dono celeste che purifica il cuore e rafforza la mente. La corniola è calda e secca e contiene in sé la forza del fuoco. Essa infonde coraggio e forza interiore a chi è debole e timoroso. La corniola, pietra del fuoco, risveglia l'anima assopita. Ildegarda la consigliava a chi si sentiva spento, timoroso, incapace di agire. Nelle sue mani, questa pietra diventava una scintilla divina, capace di riaccendere il coraggio. Dona energia vitale e coraggio nei momenti di indecisione o paura. Rafforza la volontà e la determinazione, soprattutto in chi tende alla passività. Aiuta a superare l'apatia, la tristezza profonda e la mancanza di motivazione. Secondo Ildegarda, può essere utile anche per disturbi del sangue e della circolazione. L'agata non ha un colore unico. Può presentarsi in toni grigi, blu, verdi, marroni, spesso con venature striate o trasparenze. Ildegarda non si sofferma sul colore, ma ne descrive la formazione come frutto di sabbia acquosa riscaldata dal sole e purificata dall'aria, il che suggerisce una pietra naturale e mutevole, legata agli elementi. L'agata è utile contro le illusioni e le instabilità dell'anima. Essa rafforza la mente e protegge dai vizi, dice Ildegarda. L'onice è una pietra scura, spesso nera con venature bianche o grigie, che Ildegarda descrive come fredda e solida, capace di agire sulla volontà e sulla resistenza morale. L'onice rafforza la volontà e protegge dalle tentazioni. È una pietra che agisce contro la debolezza dell'anima. Se una febbre crescesse nella carne dell'uomo, lo zaffiro guarisce la parte infiammata. Abbassa la febbre e calma le infiammazioni interne. Lenisce le ferite cutanee e le irritazioni. Porta pace allo spirito, rinfrescando il corpo e riportando equilibrio. È freddo al tatto, umido, e agisce come refrigerio per la carne afflitta. Il berillo è una pietra dai toni verde chiaro, azzurro pallido o trasparente con riflessi acquosi. Ildegarda lo descrive come una pietra che agisce sul corpo, in particolare sulle membra doloranti e rigide, portando sollievo e distensione. Il berillo è utile contro i dolori delle membra e le rigidità del corpo. Porta sollievo e scioglie ciò che è bloccato. Il topazio è una pietra dai toni giallo-dorato, calda e luminosa. Secondo Ildegarda, agisce sul corpo, in particolare sul sistema digestivo, portando sollievo in caso di dolori, gonfiori e coliche. Se l'uomo ha dolore nel ventre, il topazio lo riscalda e lo guarisce. Il diaspro rafforza il sangue e la carne. È utile contro le emorragie e le ferite. Arresta emorragie e favorisce la cicatrizzazione. Rafforza il sangue, rendendolo più forte e vitale. Favorisce la circolazione sanguigna, aiutando il corpo a recuperare dopo traumi o debolezza. Utile in caso di ferite, traumi, debolezza post-malattia.
Ha un'energia terrena e concreta che agisce direttamente sul corpo. L'ambra non è una pietra minerale, ma una resina fossile dal colore giallo miele, calda al tatto e luminosa. Hildegarda la considera una sostanza viva che agisce per contatto diretto, soprattutto se strofinata sulla pelle. L'ambra, se strofinata sulla pelle, porta calore e scioglie il dolore. È utile contro i reumatismi e le infiammazioni. Allevia dolori reumatici, rigidità articolare e infiammazioni. Utile contro raffreddori, tosse e malesseri da freddo. Va strofinata direttamente sulla pelle per attivare il suo effetto curativo. Porta calore naturale, scioglie le tensioni e favorisce il rilassamento. Ha un'energia solare e consolante che agisce sul corpo con dolcezza. Il calcedonio azzurro è una pietra dal colore celeste, calma e rassicurante. Hildegarda lo considera una pietra sacra, legata alla voce, alla gola e al respiro, capace di purificare e bilanciare con dolcezza. Il calcedonio porta sollievo alla gola, alla voce e al petto. È utile contro la tosse, la raucedine e il soffocamento. Allevia tosse, mal di gola, raucedine, disfonia. Porta sollievo in caso di affanno, oppressione toracica, difficoltà respiratorie. Rende la voce chiara, armoniosa e bilancia chakra e forze vitali. Il cristallo di rocca è una pietra trasparente, fredda e pura, che Hildegarda considera utile per mal di testa, affaticamento mentale e purificazione spirituale. È una pietra che agisce sulla mente e sul corpo, rinfrescando e riequilibrando. Il cristallo di rocca purifica la mente e rinfresca il corpo. È utile contro il dolore della testa e la stanchezza. È associato alla verità, alla trasparenza e alla visione interiore. Hildegarda di Bingen non considerava le pietre come rimedi assoluti, ma come strumenti di armonizzazione. La guarigione, per lei, coinvolge corpo, anima e spirito. Le pietre agiscono in sinergia con l'erboristeria, la dieta, la preghiera e la contemplazione. Sono parte di un sapere integrale, non superstizione né magia. Le pietre, come le erbe e la preghiera, sono doni della creazione. Non agiscono da sole, ma accompagnano il corpo, la mente e lo spirito verso l'armonia. Santa Hildegarda non promette miracoli, ma equilibrio. Ogni pietra è un riflesso della sapienza divina, scolpita nella materia. La guarigione, diceva, è un cammino, fatto di luce, di ascolto, di rispetto per la carne e per l'anima. E in questo cammino le pietre sono compagne silenziose, che parlano solo a chi sa contemplare.